L'infanzia abbandonata dalla fine del 1800 alla Prima Guerra Mondiale. Nel video L'obbligo dell'istruzione globale crea la mente del popolo simile ad una poltiglia, ho mostrato il libro Soli per il mondo, bambini emigrati tra l'Ottocento e il Novecento di Giulia Di Bello e Vanna Nuti, che racconta la vera storia di quello che è successo ai bambini del Sud tra la fine del 1800 e la Prima Guerra Mondiale. Ne esistono molti altri. Pierangelo Castagneto, riguardo al libro L'Italia al tempo di Pinocchio, bambini e pericolo nell'era liberale di Carl Ibsen, scrive: a partire dalla fine degli anni 70 dell'Ottocento fino alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, il fenomeno dell'infanzia abbandonata e del suo impiego in una specie di pratiche non solo illegali, ma solitamente dannose all'integrità fisica e morale di una moltitudine di minori, rappresentò in tutte le aree della penisola italiana una questione di proporzioni intollerabili, tale da suscitare non solo indignazione pubblica, ma anche una serie di iniziative legislative e di specifiche politiche sociali a riguardo. Utilizzando la metafora di Pinocchio, il burattino bambino, simbolo della fuga, della sovversione sociale, sempre in bilico tra la perdizione e il ritorno nell'ordine sociale convenuto, Ibsen offre un esauriente quadro delle condizioni dell'infanzia italiana in una fase storica cruciale per la formazione dell'identità nazionale. Come l'autore sottolinea in partenza tale fenomeno, nelle stesse drammatiche proporzioni non fu un'esclusiva italiana. Le ricerche di Hugh Cunningham in ambito europeo o di Michael Grossberg per l'America lo hanno ampiamente dimostrato. Non solo, uno studio come quello di John Zucchi ha illustrato le dinamiche di un vero e proprio mercato transnazionale nel quale i bambini venivano ceduti a padroni tramite il vincolo di un contratto a tempo e impiegati come apprendisti nei più diversi settori lavorativi, passando per le principali città europee o, come nel caso dei piccoli suonatori ambulanti, inseriti nel grande fenomeno migratorio transoceanico. È però solo nell'Italia giolittiana, all'indomani di una fase di forte instabilità sociale, che la preoccupazione per gli sfortunati infanti diventa un'istanza sociale ineludibile, soprattutto in un paese aspirante alla modernità. Ibsen ricostruisce con cura i vari aspetti che hanno caratterizzato il fenomeno dell'abbandono infantile, dei trovatelli e dei figli illegittimi abbandonati, analizzando su scala nazionale o in dettaglio in città particolarmente vocate come Napoli. Lo sfruttamento del lavoro minorile ne rappresenta una sorta di naturale e fatale conseguenza. Un altro fattore strettamente connesso a tale fenomeno è poi quello della delinquenza giovanile, la cui recrudescenza sul finire dell'Ottocento spinse ad una più severa politica repressiva che condusse un gran numero di delinquenti, vagabondi e discoli dietro le sbarre di riformatori, carceri o istituti di correzione per minori. Un discorso a parte meritano poi i bambini massicciamente coinvolti nei fenomeni migratori. Infatti, secondo Ibsen, se da un lato nell'Italia liberale sembrava prevalere una mentalità demografica, secondo la quale il paese non aveva sufficienti risorse per far fronte ad un incremento della popolazione percepito come esorbitante, cosicché l'emigrazione infantile non poteva che essere salutare. Dall'altro la partenza di minori non accompagnati da genitori per le destinazioni più disparate costituiva una pericolosa pratica da limitare. Come in conclusione, sottolinea Ibsen, più che Pinocchio sarà forse Cuore, il romanzo scritto da De Amicis nel 1886, a definire il ruolo dell'infanzia nella costruzione della moderna società italiana. Nel libro La tratta dei fanciulli di Nicolino Paolino si parla del profilo dell'emigrazione molisana, dove questa ricerca intende focalizzare la cosiddetta emigrazione patologica, ossia l'insieme di quelle forme non canoniche in cui sicuramente si può inserire quella che chiameremo la tratta dei fanciulli. Tale fenomeno accompagnò lo svolgersi della corrente migratoria principale per un quarantennio, a partire dagli anni 60 dell'Ottocento fino all'inizio del Novecento, con tracce che si prolungarono fino agli anni 30, suffragate da testimonianze dirette. Oggetto di tale lavoro sarà quello di individuare gli ambiti territoriali, sociali ed economici, la percezione del fenomeno, lo sviluppo e le trasformazioni dello stesso,
le specificità, le modalità, le azioni di contrasto, i percorsi ed i territori di destinazione, le attività svolte dagli adulti e dai bambini coinvolti in questa particolare forma di emigrazione. Lacrime e sorrisi dell'emigrazione italiana è il titolo di un libro curato da Raniero Paolucci di Calboli, che raccoglie testimonianze sull'esperienza degli emigranti italiani, descrivendo sia le difficoltà, la nostalgia e le ingiustizie subite, le lacrime, sia i successi, l'adattamento e la speranza, i sorrisi, affrontando stereotipi e realtà storica dell'emigrazione tra l'Ottocento e il Novecento. Il libro I piccoli schiavi dell'arpa di John Zucchi descrive che durante il XIX secolo migliaia di bambini italiani vennero ceduti a dei padroni tramite il vincolo di contratti di apprendistato della durata variabile da 1 a 3 anni. Questi padroni spesso erano conoscenti o compaesani delle famiglie dei bambini. Mentre alcuni di loro erano crudeli sfruttatori che costringevano i bambini all'obbedienza attraverso il terrore e la violenza, ipotesi suffragata da alcuni casi che ebbero vasta risonanza presso l'opinione pubblica. Il destino della maggior parte di questi bambini era simile a quello dei loro coetanei assunti come apprendisti e aiutanti in molti altri settori lavorativi. I musicisti bambini erano tuttavia molto più visibili agli occhi della collettività o delle autorità dei paesi che li ospitavano e l'opinione che venissero sfruttati si diffuse rapidamente. I piccoli musicisti vanno inseriti nell'ambito dell'emigrazione di massa che ebbe luogo nel XIX secolo e le reazioni che la gente ebbe nei loro confronti, variabili a seconda dell'età, rifletterono l'opinione che la società ospitante si era formata riguardo all'influsso degli immigrati stranieri in generale. Benché Inghilterra, Francia e Stati Uniti dessero vita, verso la metà del XIX secolo, ad una legislazione inerente al lavoro minorile nelle fabbriche, si dovette attendere la fine del secolo affinché le suddette nazioni tentassero di regolamentare il ruolo dei bambini nei mestieri ambulanti, perché il loro lavoro era come una forma dissimulata di accattonaggio. La lotta per allontanare i bambini italiani dalle strade si trascinò per anni prima che la legislazione e le nuove opportunità lavorative, spesso altrettanto o ancora più gravose di quella del musicista ambulante, indirizzassero i piccoli verso altre attività. Zucchi dimostra che il lavoro minorile rappresentò un elemento della nascente industria commerciale del tempo libero e illustra come la presenza dei bambini nelle città straniere sollevò numerose questioni inerenti alla pubblica assistenza. Egli studia i piccoli schiavi come elementi nella dialettica tra mondo rurale e mondo urbano, in cui il bambino è parte dell'economia familiare e contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo posto dalla famiglia, la conservazione del suo ruolo in un'epoca di grave crisi economica. Nel libro I fanciulli nell'emigrazione italiana, una storia minore 1861-1920, quaderni sull'emigrazione di Maria Rosa Protasi, si legge che molti minori sono partiti con i familiari, specie verso le destinazioni lontane, ma molti sono stati affidati dai genitori a dei padroni, a volte per una forma di apprendistato, a volte per togliere da casa il peso di altre bocche da sfamare. Stagionali come le ciodete o i ciodeti dal Bellunese al Trentino, migranti di lungo periodo per lavori faticosi, pericolosi o di accattonaggio, spesso vittime di trafficanti di esseri umani, i minori italiani sono una parte rilevante della nostra emigrazione e coinvolge tutte le regioni, colpendo soprattutto le zone di montagna. Tra tutti i numeri, ciò che colpisce di più la sensibilità attuale è il concetto di età lavorativa. Per l'Italia il limite minimo è 9 anni, alzato a 12 nel 1919 e adesso nel 2026 l'età minima per lavorare è 16 anni, ma attenzione! È necessario aver completato l'obbligo scolastico, ovvero l'indottrinamento minorile. Nel libro Storia dell'emigrazione italiana, a cura di Pietro Bevilacqua, Adreina De Clementi e Emilio Franzina, si legge: a Nuova York gli italiani vendono le loro donne ai cinesi che abitano l'attiguo quartiere, arrivò a scrivere il romanziere moralista Paul Bourget nelle sue Memorie d'oltremare, un'accusa sferzante all'epoca, sesso con i cinesi. Il diplomatico Raniero Paolucci de Calboli, delegato italiano alla conferenza di Parigi nel 1902 sulla tratta delle bianche, si indignò, ma per ribattere l'accusa finì per dare all'Italia un'immagine ancora più tragica.
La gravità del male è di per sé troppo palese senza bisogno di queste aggiunte. Già fin dal 1873 il New York Times e più tardi nel 1885 il Philadelphia Times calcolavano a 80.000 i fanciulli italiani d'ambo i sessi appartenenti a quella categoria di girovaghi da cui escono i delinquenti e le prostitute. Le bambine erano spinte allora nelle vie del vizio dai loro connazionali, dai famigerati padroni. Né le cose, a quanto pare, sono cambiate oggigiorno. De Calboli, 1902. La cifra agghiacciante di 80.000 bambini e bambine, buona parte dei quali comprati in Italia e trascinati oltreoceano clandestinamente, ora sfruttati da musicanti, girovaghi e tenutarie di bordelli, Maggiolo 1999-2000, oltre che alla grande industria, in particolare quella vetraria, così come in Francia, non dovette stupire molto il pubblico americano. Il sangue dei terroni di Lorenzo del Boca racconta la storia poco conosciuta e spesso ignorata della Prima Guerra Mondiale, mettendo in luce come la maggioranza delle vittime fosse costituita da giovani del sud Italia, terroni, contadini poveri, spesso analfabeti, strappati alle loro terre per combattere e morire per una patria che non sentivano loro, sacrificati per gli interessi delle elite del nord su fronti terribili come l'Isonzo, Caporetto e il Piave. Il libro denuncia il fatto che questi soldati meridionali furono usati come carne da cannone e che il loro immenso sacrificio fu dimenticato o minimizzato nella narrazione storica ufficiale, evidenziando il contrasto tra il loro ruolo eroico e la percezione di disprezzo e sfruttamento che subivano. Segue qualche clip da Le Marocchinate del 25 novembre 2024, dove Giovanni Minoli ricorda lo scandalo che dura da millenni, le donne come bottino di guerra, preda degli aggressori e, spesso, anche dei liberatori. Nessuno potrà mai perdonare le violenze inflitte alle donne, ai bimbi, agli anziani, ad Esperia e in tanti altri paesi. La memoria di quelle sofferenze che nel dopoguerra solo un grande racconto e un grande film hanno avuto il coraggio di raccontare è una delle motivazioni di fondo della volontà di riscatto del dopoguerra. E lo scempio subito da migliaia di donne e di bambine della ciociaria stuprate e uccise dalle truppe nordafricane nella primavera del 1944, un vero e proprio bottino di guerra per i cosiddetti liberatori. Sono le marocchinate. Come è stato possibile che gli alleati, cioè i liberatori, si trasformassero in carnefici così spietati? Non sembrava nemmeno truppe, sembravano gente raccattata.